I voli shuttle accendevano l'entusiasmo della gente, ma manco per niente. È come i voli della Soyuz che portano astronauti e rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale. A momenti manco danno la notizia, se non nei siti o nelle pubblicazioni specializzate. Quindi non può essere quella la giustificazione, ce ne deve essere un'altra. E come ho detto prima, sappiamo che se il potere decide qualcosa, semplicemente la raggiunge, perché creano il denaro dal nulla, hanno le migliori menti, le migliori strutture scientifiche e tecnologiche, quindi deve essere intervenuto qualcos'altro. E loro raggiungono sempre l'obiettivo, costi quel che costi, a meno che, essendo sempre un discorso di potere, non intervenga qualcosa di imprevisto e incontrollabile, magari un potere superiore. E ne abbiamo un chiaro esempio nello scontro tra la NATO e la Russia, perché la Russia si è dimostrato un potere militare organizzativo superiore e, come ha detto un analista, stanno mordendo il granito. Non era mai accaduto da 5 secoli a questa parte che l'impero anglosassone, o anglo-americano meglio dire, trovasse un nemico così ostico e invincibile come è stata la Russia. Addirittura, quando ormai quasi la gente non gliene fregava più nulla dei viaggi lunari, addirittura ci spendevano di più e quindi hanno progettato le macchinette elettriche, sono macchine elettriche a batteria, queste con cui andavano sulla Luna. Quindi, che logica mi stai vendendo? Se ci stavano spendendo di più, realizzando componenti tecnologiche come queste, sempre più sofisticate, e questi avanzamenti indicavano, oltre ai costi aggiuntivi per realizzarli, l'intenzione di creare sulla Luna delle condizioni per una stabile permanenza umana, cioè una base. Voi direte, ma dai, come ma dai? Sono in pochissimi a sapere che esisteva questo progetto. Progetto Horizon, progetto Orizzonte, che era un progetto militare di una base lunare militare permanente abitata, ed era stato partorito in ambito militare con il nome di Progetto Horizon e fu presentato al Dipartimento dell'Esercito americano il 9 giugno del 1959. Io avevo 4 mesi e i militari contavano di raggiungere la Luna entro il 1965. E il progetto Horizon era strutturato in tutti i suoi aspetti. Addirittura l'esercito riteneva che non esistevano ostacoli tecnici noti alla creazione di una base lunare con equipaggio permanente e credeva che il progetto Horizon, parole loro, dovrebbe essere un progetto speciale con autorità e priorità simili al progetto Manhattan della Seconda Guerra Mondiale, che è stato il progetto con cui l'America ha realizzato l'atomica. Avete visto il film Oppenheimer? L'avete visto? Quindi c'era un progetto militare di potere. Questo fu svelato per la prima volta da questo signore che io ho conosciuto di persona, l'ex colonnello Philip Corso, già da anni passato a miglior vita, e chi aveva chiesto il progetto Horizon era il generale Trudeau, che era un generale eroe della guerra di Corea, che era capo del reparto ricerca e sviluppo. Il reparto ricerca e sviluppo era condotto da questo generale e il suo segretario diretto era Philip Corso, ed era questo ufficio che gestiva le tecnologie aliene recuperate. E fu lui in persona a consegnare alle grandi industrie americane come l'IBM i pezzi di astronave recuperate a Roswell per replicarli e inserirli nella filiera bellica, cioè industria bellica, e poi in quella commerciale. Secondo le rivelazioni che troverete in questo libro, Roswell il giorno dopo, secondo le rivelazioni dell'ex colonnello Philip Corso, a cui il generale Trudeau aveva consegnato il fascicolo del progetto di cui avete visto prima la copertina, la base doveva servire come avamposto militare dotato anche di armi atomiche, sia per la deterrenza verso i nemici terrestri, soprattutto l'Unione Sovietica all'epoca, ma anche per monitorare da una posizione privilegiata il traffico dei mezzi extraterrestri e possibilmente attaccarli in quanto ritenuti ostili, perché violavano impunemente i cieli della Terra e quindi erano considerati un pericolo per la sicurezza nazionale, perché gli americani avevano già dal 1941 un disco volante
e sapevano benissimo che gli extraterrestri andavano e venivano dalla Terra, quindi per loro erano nemici, ma questa storia non ce l'ha mai raccontata nessuno. Dopo, allora, l'istituto militare che gestiva il discorso spaziale all'epoca si chiamava NACA, N-A-C-A. Cosa importante, Philip Corso è stato uno di quelli che hanno messo l'impianto di quella organizzazione che è stata chiamata Stay Behind o Gladio. C'era lui, infatti nei documenti dell'antimafia emerge il suo nome, perché quel tipo di situazione, assieme a quella extraterrestre, sono custoditi a più alti livelli di segretezza. Quindi sembra una storia fantascientifica, invece è tutto vero. Leggetevi questo libro, rimanete a bocca aperta. Cioè loro quando parlano degli alieni, compreso Philip Corso, sono arrabbiati, li vedono come nemici, ma questi qui, questo è il nostro territorio, il nostro pianeta, ma cosa vogliono? Li dobbiamo cacciare. Quindi lì il progetto Horizon era un progetto fondamentale per la strategia geopolitica e geospaziale americana. Poi viene chiusa la NACA e viene creata la NASA come ente civile, avviene nel 1958, ma in realtà chi ci garantisce che il progetto Horizon non sia stato portato avanti segretamente, mascherato da progetto civile? Non ce lo garantisce nessuno. In realtà, secondo me, è accaduto proprio questo, perché l'importanza strategica, sia verso quel momento della guerra fredda, sia verso gli extraterrestri è stata dichiarata, quindi l'improvvisa cancellazione del programma Apollo e dei viaggi lunari, mai ripetuti fino ad oggi con giustificazioni veramente puerili, può avere dei risvolti sconosciuti, è una domanda, rimasti segreti e ignoti alla massa? Sì. L'ho già detto prima, com'è possibile Apollo 11, Apollo 12, Apollo 13, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17? Ora dicono non siamo mai andati sulla Luna, è tutto un inganno. Ma se io voglio fare un inganno, non vado a fare altri 2, 4, 6 voli, perché complicherò in maniera abnorme la possibilità di mantenere segreto l'inganno. Perché se era un inganno non ci siamo mai andati, ne faccio uno a posto, chiudo tutto, siamo andati, bellissimo, ciao. E invece no. Hanno continuato a spendere soldi e andare a tornare dalla Luna. Quindi già era molto rischioso essere scoperti con una sola missione. Figuriamoci quanto lo sarebbe diventato, ripeto, mantenere l'inganno moltiplicando il numero dei voli, oltre al fatto che per quanto tutta la filiera ormai era stata costruita, i tecnici preparati, tutto quanto era pronto, compreso tutta l'industria americana che ha collaborato al progetto, fare questi diventava una spesa inutile, spendi per fare un inganno, ma già ti è riuscito, chiudilo subito. Quindi anche quelli che pensano di aver scoperto l'inganno sono caduti nella trappola e ci sono caduti ingenuamente per un solo motivo. Perché credi a una parte di ciò che ti dice il potere e poi non credi a un'altra parte? Se il potere mente, mente su tutte e due, per logica. Quindi più astronauti e personale coinvolto da convincere a tacere, più materiale falso da produrre, più possibilità di errori e così via. E in più, come già detto, i voli previsti addirittura arrivavano all'Apollo 20 e si aveva intenzione di proseguire ulteriormente perché? Perché si doveva arrivare alla base lunare permanente. Quindi la teoria del complotto lunare, secondo me, è stata una manovra tipica del dividi et impera attraverso la strategia della distrazione, cioè ti creo un falso complotto che non è mai esistito o che è esistito in un aspetto a loro conveniente per distogliere l'attenzione della ricerca dalle vere motivazioni che avevano causato l'interruzione dei voli umani. Quindi cosa faccio? Butto un po' di esche avvelenate, di polpette avvelenate, metto su l'idea della terra piatta o della falsa conquista della Luna, così litigheranno tra loro e nessuno approfondisce il perché in realtà non ci siamo andati. Ora il discorso ha una sua logica che è dettata dallo stesso potere. Per stessa missione è avvenuto nel World Economic Forum del 2013, la scoperta di vita extraterrestre è il pericolo principale per l'elite che domina il mondo. Lo dicono loro.
perché è incontrollabile e perché è un potere superiore. Quindi si organizzano in tutti i modi per impedire che questa verità diventi di dominio pubblico.